Buonasera amici nerazzurri, benvenuti a una nuova puntata di Extra Time per rivivere insieme Sampdoria-Inter, come ogni lunedì sera a farmi compagnia Massimo Paganini. Ciao Federica, Massimo. Buonasera. E buonasera anche a te Alberto, ben ritrovato. Ciao Federica, ciao Massimo, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, scopriamo subito quali sono i temi di questa puntata, una puntata ricca, ce ne sono di cose da dire dopo questo 5-0 alla Sampdoria. 100 volte Icardi, 100 gol in nerazzurro per il capitano, le conferme che la squadra di Spalletti ha avuto dopo la buona prestazione contro il Napoli, Gaglia, Brozo, Rafinha alla colonna centrale e infine il Verona di Pecchia che sarà il prossimo avversario dei nerazzurri dopo la pausa per le nazionali. Allora Massimo, un Inter che ha ritrovato la vittoria in trasferta, ha ritrovato i gol e ha ritrovato anche il quarto posto complice il pareggio della Lazio. Diciamo che ha ricominciato da dove aveva lasciato, ero a fare la telecronaca qui di Inter, qui a Milano, insomma, di Inter-Chievo in quel famoso 5-0 dei primi di dicembre, il 3 dicembre se non sbaglio, e l'Inter ha ripreso con un 5-0 in casa della Samp, convincendo, perché non è stato il 5-0 venuto per caso, ma è stata una partita nella quale hanno convinto tutti, perché è stata una partita veramente importante nella quale l'Inter ha espresso un gran gioco e ovviamente la domanda è come mai è difficile pensare che ci possa essere stato un periodo così lungo di buio, ossia di gioco inespresso per quanto riguarda la squadra, però mi è piaciuta veramente tanto sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista della personalità, dell'approccio alla partita, del gioco, delle verticalizzazioni, ce ne sarebbero tante di cose da dire, è chiaro che si aspetterà la prossima partita perché bisognerà vedere se effettivamente è passato tutto il periodo, ma pare che dopo la partita con il Napoli ci sia stato proprio un cambio dal punto di vista mentale e la squadra l'abbia espresso ampiamente nella partita di ieri. Si è riaccesa la luce, possiamo dirlo Alberto? Beh, i primi segnali erano arrivati già dopo Napoli, anzi primissimi, secondo me, già con le due vittorie in casa, tra Bologna e Benevento, per quanto soprattutto quella con il Benevento non sia stata una partita scoppiettante. Contro il Napoli invece si è vista una squadra che comunque ha retto a quella che è una delle migliori squadre del campionato, che si sta giocando lo scudetto. Insomma, mi aspettavo un Inter che continuasse il suo percorso di crescita. Diciamo che nel percorso di crescita ieri c'è stato più uno strappo in verticale che non un percorso costante. Insomma, adesso bisogna continuare così. Gli hot stats di oggi li abbiamo dedicati tutti a Mauro Icardi, che è il sesto più giovane di sempre a raggiungere quota 100 gol in Serie A. 100 gol con la maglia dell'Inter in 172 presenze. Per la sesta volta ha segnato più di 3 gol in una partita di Serie A, più di tutti dal suo debutto nel 2012-2013. La Sampdoria è con la Fiorentina la squadra a cui ha segnato più gol in Serie A, 10. Aggiungo anche che l'ultimo a segnare 4 gol in una partita era stato Milito nel 2012. Insomma, sono dei dati veramente importanti, Max, soprattutto perché ha 25 anni. Direi di sì, e nel fatto che sta costantemente crescendo. Quella di ieri è stata una partita nella quale si è messo completamente a disposizione della squadra e soprattutto è riuscito a finalizzare tutto ciò che la squadra ha creato per lui. Questo è importante in virtù del fatto che col Napoli rientrava dopo un periodo di sosta molto lungo. Per quanto tu sia stato fuori 3 settimane, come quasi un mese è stato fuori, perché dall'ultima partita alla partita in cui hai giocato passa quasi un mese, è chiaro che ti manca l'intensità, il ritmo partita, devi ritrovare la posizione sul campo. Mi sembra che nella partita di ieri l'abbia fatto molto in fretta, no? Con la capacità appunto di attaccare lo spazio, la profondità, ha dimostrato di avere ancora di avere forza, quella forza che gli ha permesso in alcuni punti tratti della gara addirittura di fare degli strappi, ossia di tirarsi dietro la squadra avversaria perché dovevano rincorrerlo, quindi significa che comincia a stare bene dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, e si approccia alle ultime 9 partite, direi che in una condizione ottimale, soprattutto per aiutare la squadra in questo momento importante della stagione. La sosta che capita in questo momento di fiducia ed entusiasmo ritrovati, il 31 di marzo dicevamo Massimo ci si ritroverà di fronte all'Hellas reduce da una pesante sconfitta, questo 5-0 subito con l'Atalanta. Sì, non è la prima tra l'altro che subisce il Verona durante questo campionato, nel senso che ha alternato delle buone prestazioni e delle prestazioni molto scadenti e deludenti. È una squadra che sta lottando per non retrocedere, diciamo così, in una situazione di classifica abbastanza precaria. Prima di salutarci, il nostro angolo dedicato
dedicato a bwin, scopriamo le quote della 30ª giornata a partire da quelle di Inter e Hellas Verona. Nel prossimo turno di campionato di Serie A l'Inter ospiterà a San Siro il Verona. Andiamo quindi subito a vedere le quote dell'1x2 della partita. Troviamo l'1 a 1,22, il pareggio a quota 6, il 2 a quota 11,50 e vi propongo anche le quote dell'under-over. Vediamole insieme. Ci saranno più di 2 gol e mezzo a 1,44, meno di 2 gol e mezzo a quota 2,60. Altre quote su bwin.it.